Ciao a tutti e bentornati al canale. Prima di portarvi a Treviso facciamo una passeggiata a Mestre, una destinazione perfetta per un weekend fantastico. Mestre è un punto strategico perché dalla stazione dei treni si può raggiungere in 10 minuti la magnifica Venezia, dove siamo andati a trascorrere qualche ora la sera. Poi in 20 minuti si raggiungono Treviso e Padova. Noi ci siamo trovati molto bene. Abbiamo mangiato dei fantastici cicchetti a pranzo e ci siamo goduti una bellissima spa in un moderno hotel. Eccoci finalmente a Treviso, una città del Veneto che non avevamo ancora visitato. Iniziamo la nostra visita passeggiando sopra le mura, costruite all'inizio del 1500, che circondano il centro storico. Noi entriamo dalla porta Santi 40, una storica porta medievale che rappresentava uno degli accessi principali alla città. Ci avviamo per ammirare un complesso di case dal fascino medievale, come Casa Noal e Casa Robegan, due gioielli dell'architettura gotico-trevigiana, importanti nella storia borghese locale. Subito dopo ci imbattiamo nel Duomo di San Pietro Apostolo, principale luogo di culto della città. Quello che vediamo oggi è il risultato di profonde trasformazioni. Il suo gioiello più prezioso è la cripta dell'epoca romana, che purtroppo non siamo riusciti a farvi vedere. Due simboli di Treviso sono sicuramente i portici, che collegano i punti nevralgici del centro, e la Fontana delle Tette, che un tempo faceva zampillare dai seni vino rosso e bianco per celebrare i nuovi governanti veneziani. A pochi passi dalla Fontana delle Tette si trova la piazza principale di Treviso, la Piazza dei Signori, un luogo che unisce storia, architettura e l'atmosfera vivace della città veneta. La piazza è circondata da edifici maestosi che testimoniano il passato medievale e rinascimentale della città, ed inoltre è il luogo ideale per sedersi in uno dei caffè storici e godersi un tipico spritz o prosecco trevigiano. Dietro la Piazza dei Signori si trova Piazza San Vito, che ci fa strada verso l'angolo più iconico e romantico di Treviso, il Canale dei Buranelli, dove i palazzi storici che si specchiano nell'acqua, il ponte caratteristico e l'atmosfera pittoresca rendono magica questa parte di città. Il suo nome deriva da mercanti provenienti dall'isola di Burano, che nel Cinquecento avevano dei magazzini e abitazioni. A Treviso ci sono diverse cose da mangiare, ma quello che non potete perdervi è il tiramisù, il dolce italiano più famoso al mondo, che è nato proprio qui, nel ristorante Le Beccherie negli anni 70. Noi l'abbiamo mangiato al Camellia Bakery ed è veramente eccezionale. Inoltre, per gli amanti dei dolci, proprio di fronte c'è un punto vendita di Gino Massari, il più celebre maestro pasticcere italiano. Riprendiamo la nostra camminata e arriviamo all'Isola delle Pescherie, dove possiamo ammirare la bellissima statua delle Sirenetta. Questo angolo di città è un altro luogo iconico di Treviso, comunemente chiamata la piccola Venezia dell'entroterra. Oggi è domenica e purtroppo è l'unico giorno in cui non possiamo ammirare il mercato del pesce e per nostra sfortuna anche i mulini non sono in funzione. Continuiamo a scoprire questa meravigliosa città, con un centro elegante, ricco d'acqua e di storia. Un centro pieno di portici, chiese, palazzi storici come questa casa gotica e canali. Ma quello che abbiamo notato è che ci sono tantissime piazzette dove le persone amano condividere momenti con gli amici e con la propria famiglia. Rientrando verso la piazza principale ammiriamo la Loggia dei Cavalieri del XIII secolo, un gioiello unico in Europa, simbolo del potere nobiliare. Affacciata sulla Piazza dei Signori si trova il Palazzo del Trecento, il cuore storico e simbolico di Treviso. Costruito tra il 1185 e il 1268, fu gravemente danneggiato durante il bombardamento del 7 aprile 1944. Il restauro post-bellico ha saputo recuperare la struttura, rendendolo uno dei simboli della rinascita della città.
Il grande salone del primo piano, con soffitto a capriate in legno, è decorato da importanti affreschi del XIV e XVI secolo, opera di artisti veneti. Immaginiamo che ci sono altri angoli belli di questa città. Siamo sicuri che ci torneremo, perché ci ha affascinato tanto. Scriveteci nei commenti la vostra esperienza se ci siete già stati e speriamo di aver fatto scoprire qualcosa di nuovo a chi non è mai venuto. Grazie per aver visto il nostro video e ci vediamo al prossimo.